Messaggi della Madonna a Don Stefano Gobbi. Don Stefano Gobbi, nato il 22 marzo 1930 a Dongo, provincia di Como, e deceduto il 29 giugno 2011 a Milano, è stato un sacerdote e attivista italiano. Dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1964, ha conseguito il dottorato in teologia sacra presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Nel 1972 ha fondato il Movimento Sacerdotale Mariano, MSM, dopo aver ricevuto un'ispirazione interiore l'8 maggio di quell'anno nel santuario di Fatima. Questo movimento, che si è diffuso a livello globale, ha visto l'adesione di alcuni cardinali, oltre 350 arcivescovi e vescovi, 150.000 sacerdoti del clero secolare e di tutti gli ordini e istituti religiosi, insieme a decine di milioni di fedeli. Dopo la sua morte all'età di 81 anni, avvenuta presso l'ospedale Niguarda di Milano, è stato sepolto nell'edicola dei sacerdoti nel cimitero della sua città natale, Dongo. L'8 maggio 1972, mentre era in pellegrinaggio a Fatima, Don Stefano Gobbi stava pregando nella cappellina delle apparizioni in intercessione per alcuni sacerdoti che si erano ribellati all'autorità della Chiesa. In questo contesto, avrebbe ricevuto un'ispirazione interiore dalla Madonna, invitandolo a riunire i sacerdoti consacrati al suo cuore immacolato. Successivamente, nello stesso mese, Don Stefano avrebbe ricevuto un segno di conferma da Maria nel santuario dell'Annunciazione di Nazareth. Nel corso del tempo, avrebbe avuto più di 600 esperienze mistiche in cui Maria, Madre di Dio, gli sarebbe apparsa attraverso visioni e locuzioni interiori. Da questa ispirazione interiore di Don Stefano nacque il Movimento Sacerdotale Mariano. Nell'ottobre dello stesso anno, ebbe luogo un primo incontro di preghiera tra 3 sacerdoti della parrocchia di Gera Lario, in provincia di Como, e la notizia della fondazione del movimento fu riportata su alcuni giornali e riviste cattoliche. Con il passare del tempo, il movimento ricevette sempre più adesioni, e nel 1974 iniziò a formarsi i primi cenacoli di preghiera e fraternità tra sacerdoti e fedeli, i quali si diffusero in tutti i continenti. Le linee guida fondamentali del Movimento Sacerdotale Mariano sono raccolte nel libro intitolato Ai sacerdoti, figli prediletti della Madonna, contenente le meditazioni e le ispirazioni di Don Stefano. I punti essenziali del movimento sono 3: la consacrazione al cuore immacolato di Maria, l'unità con il Papa e la Chiesa da lui guidata, e infine, l'incoraggiamento dei fedeli a vivere una vita affidata alla protezione e intercessione della Madonna. 15 agosto 1989. Messaggio della Madonna a Don Stefano Gobbi. Sono giunti i tempi della lotta e della più grande conquista da parte del drago, della bestia che viene dalla terra e della bestia che viene dal mare. Sono perciò i tempi in cui si costruisce una civiltà senza Dio e si conduce tutta l'umanità a vivere senza di Lui. Sono i tempi in cui Satana e le forze diaboliche si fanno adorare da un numero sempre più grande di uomini e così diventa più vasta la diffusione del culto satanico, delle sette e delle messe nere. Sono i tempi in cui si costruisce un idolo da mettere al posto del vero Dio e della vera Chiesa. E questo idolo è un falso Cristo e una falsa Chiesa. Sono i tempi in cui tutti coloro che seguiranno questo idolo verranno segnati dal suo marchio sulla fronte e sulla mano. Sono i tempi in cui i fedeli seguaci dell'agnello verranno sottoposti ad emarginazione, a persecuzioni, a prigionia ed a morte. Sono perciò i tempi della vostra costanza. 18 settembre 1988. Messaggio della Madonna a Don Stefano Gobbi. Nostra Signora nel 1988 ha detto a Don Gobbi che avremmo avuto davanti un periodo di 10 anni, 10 anni decisivi. In questo periodo di 10 anni si compirà il tempo della grande tribolazione, che vi è stata predetta dalla Divina Scrittura, prima della seconda venuta di Gesù. In questo periodo di 10 anni si manifesterà il mistero di iniquità, preparato dalla diffusione sempre più grande dell'apostasia. In questo periodo di 10 anni si realizzeranno tutti i segreti che io ho rivelato ad alcuni miei figli e si compiranno tutti gli avvenimenti che vi sono stati da me predetti.
Messaggio del 17 giugno 1989. Figli prediletti. Comprendete ora il disegno della vostra mamma celeste, la donna vestita di sole, che combatte, con la sua schiera, nella grande lotta contro tutte le forze del male, per ottenere la sua vittoria, nella perfetta glorificazione della Santissima Trinità. Con me combattete, piccoli figli, contro il drago, che cerca di portare tutta l'umanità contro Dio. Con me combattete, piccoli figli, contro la bestia nera, la massoneria, che vuole condurre le anime alla perdizione. Con me combattete, piccoli figli, contro la bestia simile a un agnello, la massoneria infiltrata all'interno della vita ecclesiale per distruggere Cristo e la sua Chiesa. Per raggiungere questo scopo essa vuole costruire un nuovo idolo, cioè un falso Cristo ed una falsa Chiesa. La massoneria ecclesiastica riceve ordini e potere dalle varie logge massoniche ed opera per condurre segretamente tutti a fare parte di queste sette segrete. Così sollecita gli ambiziosi con la prospettiva di facili carriere, ricolma di beni gli affamati di denaro, aiuta i suoi membri a primeggiare e ad occupare i posti più importanti, mentre emargina, in maniera subdola, ma decisa, tutti coloro che si rifiutano di partecipare al suo disegno. Infatti la bestia simile a un agnello esercita tutto il potere della prima bestia, in sua presenza, e costringe la terra ed i suoi abitanti ad adorare la prima bestia. Addirittura la massoneria ecclesiastica giunge fino a costruire una statua in onore della bestia e costringe tutti ad adorare questa statua. Se ti è piaciuto questo video metti un like ed iscriviti al canale per non perdere i nuovi contenuti.